Mi piace molto il fatto che ogni tool presente in rete che analizza la potenziale citabilità di un sito web in realtà nasce con l'idea di fare lead generation e marketing. E tutto questo è evidentemente deprimente nel momento in cui sappiamo benissimo che oggi, grazie a Claude, questi tool escono come funghi. Uno dei vantaggi, per esempio, che io e il team col quale lavoro ha cercato di effettuare creando citationrate.com non era tanto la possibilità di capire se vengo citato o no, quanto la possibilità di capire per quale tipo di motivo potrei essere citato e perché no. Ci sono quindi una serie di elementi vitali all'interno di questo processo che però, ripeto, ormai oggi, insomma, chi usa Claude a questo tipo di tool è arrivato. Ma io non mi voglio fermare su questo, non mi interessa tanto sapere se un'azienda è citata o no, mi interessa, e su questo abbiamo fatto una campagna che ha raccolto centinaia di dati, mi interessa capire in che modo le persone che si approcciano ad un tool del genere si aspettano di trovare una risposta. Questo significa che, a differenza dell'utilizzo conversazionale che viene fatto con una AI, una persona che cerca di capire se il suo sito internet possa o meno essere citato dall'intelligenza artificiale utilizza gli stessi canoni che utilizzerebbe con un motore di ricerca. Io vendo cioccolatini, la domanda che faccio alla io è cioccolatini, vendita cioccolatini, produttori di cioccolatini. Questo di fatto potrebbe anche funzionare all'interno di un flusso conversazionale rodato, ma non posso pensare che chiedendo a un'intelligenza artificiale di rispondere a una domanda, questa evidentemente mi citi. Anche perché nei vari tool che vengono messi a disposizione, il mio che trovate su andretesta.it compreso, che cosa fa? Chiede di matchare una pagina del sito, l'home page ho scelto io, il mercato di riferimento e la query. La cosa meravigliosa è che il tool restituisce lato mio analiticamente, perché io di fatto non chiedo niente, non faccio lead generation, non me ne frega niente se ha lasciato un'email o meno, è a fine statistico come c'è scritto nel modulo. L'assunzione qual è? L'assunzione è che possa esistere un mismatch tra quello che io penso che la mia query significhi e quello che la I sa effettivamente che quella query significa. Può esistere un mismatch anche con quello che la rete sa di me e quello che io dico alla rete. Quindi c'è un doppio mismatch. Questo passaggio a tre, query, mismatch, effettiva espressione del sito internet, è un po' un telefono senza fili, che di fatto restituisce tre valori. Il dato interessante è che nella maggior parte dei casi si sono notati due errori macroscopici. L'errore numero uno è legato al fatto che le intelligenze artificiali, ricordiamo che hanno un addestramento prevalente in lingua. Questo significa che nella maggior parte dei casi è possibile che non riescano a comprendere il contesto all'interno del quale la query del cliente in realtà vuole essere sviluppata. Per esempio, il termine installazione riferito all'installazione di pannelli fotovoltaici si traduce in installazione in senso artistico. E già questo è un mismatch enorme, perché senza contesto lei va a pescare una cosa completamente diversa a quella della quale noi ci stiamo preoccupando. Ma c'è un altro elemento particolarmente importante, che è la, il sintagma collegato all'attualità, alla data. Nella maggior parte dei casi la query che viene lanciata all'intelligenza artificiale si declina in n altre query che quasi sempre portano all'interno una data a tre livelli: data intesa come anno, data intesa come mese e come anno, data intesa come giorno, come mese e come anno. E questo è fondamentale, motivo per il quale quando e soprattutto la ricerca dell'utente viene contestualizzata, bisogna stare molto attenti, perché se sto parlando per esempio di prenotazioni, dire mi dici
un posto dove posso andare a mangiare stasera. La ricerca che fa l'intelligenza artificiale non è una ricerca come farebbe il motore, ma va a verificare fonti odierne, cioè cerca all'interno di quello che è il suo database, cache o non cache, ricerca o non ricerca, browsing o non browsing, quello che in quel momento gli dà dati freschi. Guarda che io stasera ho posto. Questo è estremamente importante. Altre due cose rimanendo nell'ambito della ristorazione che secondo me sono estremamente importanti. La prima è quella relativa a quelli che sono i concetti di migliore, per esempio nel campo delle pizzerie. Per le intelligenze artificiali, migliore vuol dire pizza napoletana. Tutti i tentativi che abbiamo fatto quando era presente la parola migliore hanno sempre prodotto delle ricerche parallele collegate a napoletana. Questo è molto importante. Altra cosa importantissima, siccome, che ne so, negli Stati Uniti probabilmente hanno delle pasticcerie che fanno schifo, il termine pasticceria viene abbinato ad artigianale. Per noi è paradossale, se è una pasticceria e non è il supermercato, di fatto quel prodotto è artigianale. Ma una delle ricerche che fa l'AI è matchare pasticceria ad artigianale. Un'altra cosa importantissima, se non si va ad analizzare il contesto geografico o geolocalizzato in funzione di una località, quello che fa l'AI molte volte è andare ad analizzare ciò che accade nel centro storico. Se io cerco ristorante Firenze, il suo match è ristorante nel centro storico a Firenze. Ristorante Firenze non è ristorante in centro, non è ristorante a Firenze, ma è ristorante nel centro storico a Firenze. Questo è estremamente importante. Provate il tool, così mi date un po' di dati che io poi me li analizzo e alla prossima. Ditemi che ne pensate.